Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, continuando nelle nostre collaborazioni con la community che sta assiduamente partecipando al Covid-19 War at Skype in compagnia di un nuovo deck builder, Gianluca Andreano. Siamo di fronte a un giovane che si approccia con ottimi risultati a questo formato old school, scegliendo uno degli archetipi più iconici del Legacy, con al seguito una delle creature più atipiche tra quelle stampate nella storia di Magic, con all'attivo delle tech molto particolari. L'abilità di questa creatura condizionerà l'intera build, portandoci ad infliggerci dei danni fin quasi a ucciderci da soli, in un flebile equilibrio tra la vita e la morte, in cui dovremo destreggiarci fino a raggiungere la tanto agognata vittoria. Questa volta lo impareremo di Death Shadow. Come accennato nelle premesse, il focus principale di questa lista è quella di valorizzare uno dei 4 Death Shadow che per un solo mana si propone come un bittante enorme, a patto di avere pochi punti vita a disposizione. L'intento, come vedremo del resto della build, è quello di toglierci da soli dei punti vita, anche approfittando di alcune creature, come per Street Wraith, qui in 4x, che con la sua abilità ciclo finirà nel cimitero, infliggendoci 2 danni, per una nuova carta utile ai nostri scopi. Un'altra carta interessante è Sigmar Witch, in 2x, resiliente grazie alla sua abilità Ward, che penalizzerà il nemico di ben 3 punti vita se proverà a bersagliarlo, in grado di generare pedine peste, che ci possono donare dei punti vita morendo, oltre ad avere minacciare, così da essere evasivo in molte occasioni. Chiude questa sezione, molto scarna della lista, un'altra creatura particolare, Ethereal Forager, anche lei in 2x, che si propone sia come bittante volante, sia come strumento per recuperare dal nostro cimitero magie utili ai nostri scopi, che come vedremo tra poco saranno una parte consistente di questo archetipo. Se è chiaro nel corpato creature l'intento di picchiare in fretta con i nostri Death Shadow l'avversario, tra le magie dovremo bilanciare una serie di interazioni e strumenti in grado di proteggere il nostro game plan, ma allo stesso tempo ridurre drasticamente i 20 punti vita iniziali. Nell'affannosa ricerca per trovare le carte giuste ai nostri scopi inseriamo una serie di cantrip notevole, con 4 Ponder e 4 Brainstorm, pronti a scavare nel grimorio, oltre a entrare presto nel cimitero, alimentando l'ingordigia dei nostri Ethereal Forager, che non vedono l'ora di entrare in azione. Per dare maggiore consistenza alla nostra azione ci doteremo di una serie di counter, puntando su quelli che non richiederanno mana per essere lanciati, con 4 Force of Will, 4 Daze e un Force of Negation, per un arsenale sempre pronto a replicare le mestizie del nemico. In aggiunta a questi counter inseriamo 2 Stifle, molto utili per replicare le abilità attivate o a trigger, in particolare contro le fecce avversarie, inibendo la loro mana base, per un piano stativo in linea con altre tech presenti nella lista. Come se non fossero sufficienti queste risposte, includeremo tra le 60 anche una serie di scartini, con ben 4 Tugsize, 2 Imtuturach e un Chain of Smog, quest'ultimo in grado anche, grazie alla seconda abilità di Sigmar Witch, di generare infiniti token autobersagliandoci, in un processo di cast e copie senza fine. Chiudono questa sezione del mazzo un paio di removal efficienti, 2 Fatal Push e 2 Snuff Out, quest'ultimi utili anche a erodere i nostri punti vita, per ben 4 danni al posto di pagarne il loro costo di cast non certo leggero per il nostro piano di gioco. Insomma, una serie di scelte estreme che valorizzano le poche creature presenti, puntando a massimizzare il controllo della partita con pochi attacchi letali, capaci rapidamente di azzerare i punti vita del nemico, prima che tocchi a noi la medesima sorte. La componente aggressiva e quella interattiva necessita quasi sempre di poco mana per funzionare al meglio, eppure la mana base svolge un ruolo fondamentale per la riuscita del nostro piano di gioco, sempre pronti a perdere molti punti vita sin da subito. Per questo un numero consistente di fetch con 4 Verdant Catacombs, 4 Polluted Delta e un Misty Rainforest è pronto a penalizzare il nostro ammontare di punti vita, garantendoci comunque i colori giusti a disposizione senza troppi sforzi. Come terre bersagliabili inseriremo 3 Watery Grave e 2 Underground Sea, prediligendo le prime se siamo alla disperata ricerca di qualche danno per rendere ancora più efficaci i nostri Death Shadow, con la certezza di vincere la partita prima di morire a nostra volta. Per il mana colorato siamo ben messi, ma c'è ancora spazio per una tech che, vista la nostra velocità di esecuzione, può farci molto comodo, con 4 Wasteland, pronta a scombinare la mana base avversaria, così da avere il tempo necessario per aggredirlo alla gola con un morso letale. Se nella main abbiamo un piano di gioco preciso e ben strutturato, nella sideboard dobbiamo necessariamente coprire gli angoli ciechi che la nostra strategia all-in non può prevedere, cercando di contrastare tutte quelle tech che possono inibire la nostra vittoria che passa necessariamente dalla combat. Con una serie di carte specifiche per gli artefatti, con un Urlix Recall e un Urrod, ci prenderemo cura di questi permanenti, che spesso portano in dote strumenti in grado di bloccare definitivamente i nostri bittanti.
Come counter di rinforzo a quelli già presenti di main inseriamo un Force of Negation aggiuntivo oltre a un Blue Elemental Blast se abbiamo a che fare con archetipi a base rossa spesso forieri di ostacoli per la nostra mana base. Per ball complicati dove una tribe cerca di popolare in fretta il board ostacolando i nostri bittanti a terra useremo un Plug Engineer oltre ad aggiungere uno Snuff Out ulteriore così da aumentare la densità di removal presenti già tra le 60. Verso i cimiteri, spesso forieri di recursione e ciccioni da rianimare, useremo 2 Planar Void, mentre per tutto quello che permette delle combo di funzionare sfrutteremo 2 Surgical Extraction, che si integrano a perfezione con il nostro piano scartini, sempre molto presente nel nostro mazzo. Infine, come strumenti per infliggere il panico negli occhi del nemico, annoveriamo una serie di viandanti, una Narset Portal of Veils, 2 Liliana Blast Hope e 2 Liliana of the Veil, così da risolvere una serie di matchup, in particolare contro mazzi a base Izzet o i control del formato. Un concentrato di dolore e repliche puntuali, che ci vedranno sempre in grado di contrastare qualsiasi nemico, pronti a vivere ogni partita sul filo del rasoio, tra la vittoria e la nostra dipartita. Nonostante la sua giovane età, Gianluca Andreano si è innamorato di questo formato old school e di questa build basata su Death Shadow, nonostante non sia considerato tra i molti un top tier del Legacy. In parte questo suo avvicinamento al formato è dovuto a un veterano, Marco Vassallo, noto nella community Legacy con il nickname True Hero, che lo ha istruito nel cammino di apprendimento delle complesse meccaniche e del meta, non certo facili per chi ha gli inizi. In questo percorso la comprensione delle dinamiche legate a questa strana creatura unica nel suo genere gli hanno permesso di ottenere il risultato di questa top e ci auguriamo di molti risultati futuri, che certo non gli mancheranno. L'equilibrio per gestire i punti vita come una risorsa non è mai affatto facile da padroneggiare, ma se si vuole vincere con questo Death Shadow un numero consistente di partite, questo sarà sempre la strada da intraprendere. Con questo Death Shadow, a detta di Gianluca Andreano, non siamo di fronte a un archetipo facile da pilotare, dove ogni decisione e approccio alle partite va ponderato con cura, scegliendo il piano di gioco adeguato al contesto del momento. Le risorse, in particolare i punti vita, vanno utilizzati in modo oculato, soprattutto di fronte a certi archetipi che fanno dell'aggressività il loro punto di forza principale, quindi sarà bene lasciare da parte il piano suicide principale per un'azione più riflessiva. Gli strumenti contro la disposizione del mazzo servono proprio a cambiare pelle a seconda del contesto, permettendoci di reagire ai primi assalti per poi calare protetti le nostre minacce a basso costo. Spente le intemperanze del nemico, potremo impostare la nostra race, che ha diversi pezzi pregiati a disposizione, pronti ad assaltare i punti vita avversari in breve tempo. Quindi pilotare questo Death Shadow non si basa unicamente sull'assaltare in modo sconsiderato l'opponente, anzi, la possanza e la cura di ogni singola mossa saranno la chiave per salire sul carro dei vincitori in più di un'occasione. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel meta Legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso il combo deck avremo un matchup favorevole, visto l'arsenale di interazioni tra counter, scartine e rimozioni che può colpire in vario modo questi archetipi, sia se basano le loro meccaniche su creature, sia su magie. Verso il Delver deck la situazione è più equilibrata e bisognerà usare con parsimonia i nostri punti vita, in questo caso il piano control risulta vincente, soprattutto se annienteremo in fretta le minacce peggiori che l'avversario ci proverà a proporre. Verso il control deck dovremo fare affidamento ai nostri planeswalker presenti di side, coadiuvando le risposte di main, riducendo il numero di interazioni che possono bloccare il nostro piano di vittoria principale, che passa obbligatoriamente dalle creature che riusciremo a mettere in campo. Contro Dead Access ci troviamo di fronte a un matchup più ostico, dovendo affrontare molte minacce alla nostra azione, tra rimozioni, pali e equipaggiamenti di peso, quindi dovremo puntare a trascinare l'avversario al top deck, anche grazie agli strumenti di side, qui molto preziosi. Uno dei punti di forza di questo Death Shadow, a detta di Gianluca Andreano, risiede nella sua adattabilità, attraverso le molte scelte accessibili nel formato, che ne permettono di variare il mix di carte e conseguentemente di tech da proporre ai nostri avversari. Il nostro deck builder, dietro consiglio del suo mentore, True Hero, H. Marco Vassallo, sta testando una variante con Urza Saga molto utile per tutorare PD Needle, Retrofitter Foundry o altre tech al momento non presenti nella lista, che danno d'utilità all'archetipo oltre a fornirci ulteriori bittanti sotto forma di costrutti utili alla nostra causa. Un'altra carta molto interessante e utile in diversi contesti, soprattutto in sinergia con le Urza Saga nostra e degli avversari, è X-Parasite, che è in grado di rimuovere segnalini da un permanente, inibendo di evolvere o di morire questi permanenti a seconda di quale sia il proprietario. Sul fronte delle creature abbiamo diverse opzioni interessanti, da Tomb Stalker, se si vogliono evitare le risposte specifiche contro il blu, a Murktide e Regent, che in quanto a statistica potrà risultare dirompente.
Sicuramente sarebbe interessante ricevere dalla Wizard qualche carta utile per il nero, che dall'arrivo di Fatal Push non ha prodotto staple dal power level adeguato, quindi su questo fronte non ci resta altro che sperare in qualche uscita di pregio in futuro. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer. Ringraziamo Gianluca Andreano per la sua disponibilità per averci illustrato il suo percorso di avvicinamento a questo archetipo, tra i più complessi da pilotare e iconici di tutto il Legacy. Se vi piace giocare sul filo del rasoio dei vostri punti vita o avete per le mani una build flessibile in grado di replicare al meta in fermento, questo Death Shadow potrebbe fare al caso vostro, sarà sicuramente una palestra interessante con cui apprendere i segreti di questo formato old school. E se volete partecipare a un futuro Covid-19 War at Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea.